Ragazzi, buongiorno, benvenuti su Vloggia. Oggi è l'8 di dicembre, sono le 7:30 di mattina e sono ancora in questo momento a casa, ma la stiamo per lasciare perché oggi, visto che è festa, andiamo a visitare Genova. C'è un'ora e mezza di macchina, sperando di non trovare traffico, quindi verso le 9 dovremmo essere a Genova, che poi saranno le 9:30 tra che ti parcheggi e che vai in centro, ma ripeto ci potrebbe essere traffico e quindi non si sa che ora arriveremo. Comunque, a Genova visiteremo un po' il centro storico, con i vari palazzi reali, le varie chiese e insomma le cose che ci sono da visitare nel centro storico. Poi faremo un giro lungo il porto antico e poi vediamo se fare un museo o qualcosa del genere. Quindi ora andiamo. Qui abbiamo traghetti delle grandi navi veloci che vanno Marocco, Tunisia, Sicilia, dipende dove. Invece c'è la MSC, splendida, nave da crociera, che va non lo so dove. Zona del porto antico, lì c'è il museo del mare. Sono attaccate le E case. da qualche parte c'è anche l'acquario. Adesso non lo riconosco bene, ma dovrebbe essere comunque per qua. Qua abbiamo tutte le cose lì progettate, il faro là in fondo. E questo è il centro, ecco qua è l'acquario di Genova. Dove? Ora stiamo andando a cercare un parcheggio in centro che è per di là. Allora, siamo qui, parcheggio Carignano di Genova, quello che su Easy Park è il 2154, ma ve lo metto comunque in descrizione. E adesso dobbiamo andare verso il centro, che credo sia in quella direzione là. Oggi, tipo nei festivi, il parcheggio è gratis, quindi non si paga nulla. E dall'itinerario che mi ero fissato bisogna andare adesso alla casa di Cristoforo Colombo, dove c'è anche il chiostro di Sant'Andrea e la Porta Soprana. Poi dopo bisogna andare verso Piazza De Ferrari, poi la cattedrale di San Lorenzo, poi andiamo ai tre palazzi dei Rolli, poi via Garibaldi, dopodiché andiamo verso il porto antico e da qui proseguiamo verso via del Campo con tutti i Caruggi e poi a pomeriggio abbiamo queste tre alternative. Genova è situata in Liguria ed è affacciata sul Mar Ligure nel punto più interno del largo costiero ligure. È il capoluogo della regione e della città metropolitana omonima. La città sorge a ridosso dell'Appennino, ma non è neanche lontana dalla pianura padana, circa 60 km. Questa sua posizione strategica ha favorito e favorisce tuttora il commercio della città. Le valli principali dell'entroterra di Genova sono la Val Polcevera e la Val Bisagno. La protezione dei rilievi dai venti freddi del nord le conferisce inverni relativamente miti e soleggiati rispetto ad altre città del nord Italia e le brezze marine mantengono le estati calde ma non eccessivamente afose. La costa è profonda e si divide nelle due riviere, la riviera di Ponente a ovest verso Ventimiglia e la riviera di Levante a est verso La Spezia. Per quanto riguarda la storia, Genova fu abitata in epoca antica dai Liguri Genuati. L'insediamento pre-romano, un oppidum, era già un importante centro commerciale, l'Emporio dei Liguri. Dopo la distruzione ad opera dei cartaginesi fu ricostruita dai Romani. Lasciamo perdere, come al solito, gli anni di colonialismo vario e andiamo al Medioevo, quando Genova divenne una delle 4 principali repubbliche marinari insieme a Venezia, Pisa e Amalfi. La sua forza si basava sul commercio, Genova aveva le navi più avanzate al mondo all'epoca, e sulla diplomazia, fondando empori e colonie in tutto il Mediterraneo, in particolare nel Mar Nero e nel Levante. Fondamentale fu il ruolo delle crociate, con l'acquisizione di reliquie come il Sacro Catino. Per la sua indipendenza e la resistenza a Federico Barbarossa gli fu dato il soprannome di La Superba. Fu retta da diverse forme di governo, tra cui la figura del podestà, imparziale e straniero, e dal 39 del doge, detto anche duce. Il primo fu Simone Boccanegra. Le grandi famiglie mercantili e bancarie, come i Doria, gli Spinola e i Balbi, promossero un'eccezionale fioritura artistica e architettonica, celebre la Strada Nuova, oggi via Garibaldi, con i suoi palazzi dai Rolli.
Nel 500 Genova divenne debole e pur restando indipendente dovette fare molti accordi con la Spagna, la potenza che all'epoca controllava praticamente tutta l'Italia. Genova iniziò ad imprestare le sue navi alla Spagna, che in cambio forniva loro parte dell'argento scoperto nelle colonie sudamericane. La Repubblica cadde nel 1797 e dopo la restaurazione fu assegnata al Regno di Sardegna, cioè ai Savoia, nel 1815. Poi entrò a far parte del Regno d'Italia e il conservatorismo piemontese alimentò a Genova, città di forti tradizioni repubblicane, un acceso centro di azione antigovernativa. Nel Novecento, dopo un iniziale carattere mercantile, la città si orientò verso l'industria, in particolare nel settore della cantieristica navale e nella siderurgia, dove ancora oggi è molto importante. Questa qui, che oggi è chiusa perché è lunedì e come in tutte le città del mondo lunedì è il giorno di chiusura di qualunque cosa, è la casa natale di Cristoforo Colombo, o almeno quella che si ritiene essere la casa natale di Cristoforo Colombo. Dentro c'è una specie di museo e questi sono gli orari e i prezzi. Questa qui invece è la porta Soprana, che è una che risale al XII secolo ed è una delle porte principali che rendevano possibile l'accesso a Genova quando era appunto fortificata per proteggersi dalle invasioni nemiche. Lì sopra c'è la galleria di Luzzati, chiesa di San Donato. Qui siamo in piazza De Ferrari, la piazza principale e nettamente più bella di Genova.
Questa è la chiesa di San Matteo. Sono tutte uguali da fuori, tutte. Ora andiamo verso la cattedrale, vedremo quella e va bene così. Poi per Natale vorremmo fare, cioè io, era venuta bene? Pesto acquistato. Quando torni con Asia, vieni a trovarmi. Ah, eppure la cattedrale di San Lorenzo è chiusa perché oggi è lunedì. È sempre dello stesso stile delle altre chiese, ma è giusto un filino più bella. Sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la sua parola. Questo è l'atto di obbedienza che segna la storia della salvezza e che dà vivere sotto la luce. Qua cos'è uno dei vicoli più stretti del mondo? Non so se un metro più sarà sto coso. Oh, dopo un po' di vicoli stretti con persone poco raccomandabili, tra cui anche prostitute, siamo arrivati su una strada normale. Questo qui è Palazzo Bianco, uno dei vari palazzi famosi di Genova, che in questo momento è chiuso perché oggi è lunedì. Questa qua invece è Via Garibaldi, una delle vie più belle della città. E questo qui invece è Palazzo Rosso. Sono tantissimi questi palazzi. Visitabili sono Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi. Palazzi dei Rolli rappresentano uno dei periodi di massimo splendore di Genova, il cosiddetto secolo dei Genovesi, tra il XVI e il XVII secolo. Il termine Rolli deriva da ruoli, ovvero elenchi ufficiali. Poiché la Repubblica di Genova era un'entità sovrana ma non aveva un palazzo reale adatto a ospitare grandi dignitari stranieri, il Senato istituì nel 1576 un sistema di ospitalità pubblica obbligatoria in dimore private. Come funzionava? Beh, le famiglie nobiliari più ricche inserivano i propri palazzi in questi elenchi. Quando arrivava un ospite illustre, un principe, un ambasciatore, un prelato, un nobile di un altro paese, il palazzo destinato a ospitarlo veniva estratto a sorte dall'elenco. I palazzi erano divisi in 3 classi bussoli in base alla loro sontuosità. Più alto era il rango dell'ospite, più prestigioso doveva essere il palazzo estratto. La maggior parte di questi palazzi sorge lungo le cosiddette strade nuove, create all'epoca per mostrare la potenza finanziaria delle grandi famiglie, Doria, Spinola, Grimaldi, Pallavicino.
Via Garibaldi, già strada nuova, è il cuore del sistema, dove si concentrano capolavori come Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi. Via Balbi è un'altra arteria monumentale che ospita tra gli altri il Palazzo Reale. Una curiosità riguarda il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che visitando Genova all'inizio del Seicento rimase così colpito da queste dimore che ne disegnò le planimetrie e le facciate, pubblicandone nel volume Palazzi di Genova, per proporle come modello abitativo a tutta l'aristocrazia europea. Dal 2006 il sistema delle strade nuove e dei palazzi dei Rolli è diventato patrimonio dell'umanità. Oggi, diverse volte all'anno, Genova celebra i Rolli Days, eventi in cui molti di questi palazzi, alcuni ancora privati o sedi di banche, aprono eccezionalmente al pubblico, poi alcuni sono anche sedi dei musei. Oggi il sistema comprende 42 palazzi iscritti nel sito UNESCO, su un totale di oltre 100 edifici che storicamente facevano parte degli elenchi. Di qua adesso si sale alla spianata Castello, dove c'è tipo la vista su Genova dall'alto, però è tutto così e sotto è pure peggio per salire. Siamo arrivati a Spianata Castello, dai 3 palazzi andate su da una strada e arrivate qui al Belvedere, più che altro sul porto, però poi si vede anche la cattedrale e qualche altra chiesa. Là c'è il faro, la lanterna, che è il faro più antico e più alto d'Europa. Guardate che belle le montagne con la neve là, con lo sfondo il mare e il porto di Genova. Ok, qua si vede meglio, vedete? C'è anche il Monvisa perché parte qua. Neve, mare. Qua erano tutte viglie. Sono il vino. Tutte viglie, non so che vino facessero, ma non avevo. Benché sta una genovese qua, che posto per mangiare ci sta compiando da qualche parte. Così mangiamo adesso, che non c'è casino. Poi finiamo il centro di là, via di Previa di Campo e i Caruggi. Poi andiamo a vedere la parte sul porto antico, che è quella che mi interessa principalmente. Visto che andando a mangiare alla mezza, proviamo ancora ad andare a farci un pezzo verso di là, così poi oggi ce lo togliamo. Di sotto è il Museo del Mare, che dovremmo venire a vedere dopo, però non so, su internet non c'erano biglietti disponibili, magari lì sì, altrimenti se non c'è quello disponibile vedremo o il castello lassù o un altro museo qua, oppure vediamo dopo. Qui zona diciamo un po' di lusso, ci sono un po' di ville decisamente non per tutti. Lassù c'è un castello, Castello d'Albertis, una cosa del genere si chiama, però comunque devo dire che allora Genova è una città molto incasinata, però è molto carina. Della Svizzera. Età della pietra. La 127, minchia, qua 50 anni insomma. Cerchiamo almeno di arrivare lì al castello, in teoria a fare questa scalinata lì, e poi dovrebbe essere subito lì sulla sinistra. Non è il castello d'Albertis, ma è il castello Bruzzo, però è chiuso. Il castello d'Albertis è da qualche altra parte e c'è anche un museo dentro. Questo è privato al 100%. Qui siamo veramente rimasti agli anni 30 dell'Ottocento. L'ascensore che passa fuori. Se io sono lì devo aprire la porta, l'ascensore che passa fuori.
Mamma mia ragazzi, che giai, fa paura. Qui sotto c'è un'altra specie di villetta, però è aperto, sarà un parco, una cosa del genere. Sì, è un parco pubblico, credo sia una villa privata sta roba di sotto. Quello lì è il castello d'Albertis che vi dicevo prima. Questo qui è il nostro ristorante, non c'è un'etichetta, non c'è niente, ma ce l'hanno consigliato i locals, quindi sarà buono. 90 euro in 4 per mangiare bene, perché abbiamo mangiato bene, basta, il pesto era non buona di più, però ragazzi, cioè 90 euro per neanche un etto di pasta è una cosa veramente, sì, poi abbiamo preso anche del resto per carità, ma 12 euro per neanche un etto di pasta è una cosa veramente folle. Infatti adesso andiamo a prendere la focaccia, che abbiamo ancora fame, ma d'altronde i liguri ragazzi sono famosi oltre che per la focaccia anche perché sono tirchi, quindi però alla fine comunque si mangia bene. Adesso andiamo in via di Pre e dai Caruggi, quei vicoli famosi di Genova, sono le 2. Questa è scuola primaria, secondaria e c'è pure il liceo scientifico. A parte che siamo in zona di Genova che penso neanche i genovesi conoscano, però qui c'è una chiesa a pagamento, quindi facciamo che la vediamo solo da fuori, va? Poi vediamo anche il Palazzo Reale e il Palazzo dei Principi, cose varie che tenevano i governatori di Genova in passato, ma a parte che oggi forse sono pure chiusi, però sono dei palazzi classici che non ha senso stare lì a vedere, visto che tanto sono tutti uguali. Abbiamo altri vari musei nazionali, quelli che dentro c'è da rompersi le palle in una maniera assoluta. Ecco, qui siamo già arrivati nei famosi Carughi, che sono questi piccoli vicoli, uno in fila all'altro, tutti colorati, carini. Ne vediamo un po' qualcuno così veloce. E comunque il centro storico di Genova, tra questi Carughi qua, poi anche là in fondo, è uno dei più estesi d'Europa. Proprio come chilometri quadrati. E niente, qua sono queste vie molto strette, vedete, saranno 2-3 metri, no, un po' di più, tra una casa e l'altra, e niente, facciamo un giro in sti vicoletti qua. Qui fanno il mercato. Boh, andiamo giù di qua perché è pieno di africani e non è che sia proprio un posto raccomandabile, devo dire. E andiamo lì lungomare. E ora andiamo anche verso, facciamo prima un giro lungo il porto, poi andiamo a vedere il Museo del Mare. Qui è pieno, pieno, pieno. Qui si vede la cattedrale, altra roba. E ora andiamo a vedere lì sta nave, che poi è tipo un giocattolo. Poi c'è la roba lì e poi dopo andiamo a vedere il museo. Qui c'è l'acquario e questo è Vascello Neptune, una barca dei pirati. Questo qui è il Galata Museo del Mare, il museo del mare più grande del Mediterraneo. Il termine Galata si riferisce al quartiere di Istanbul. Un museo che racconta un po' la storia in generale di quando Genova era una repubblica marinara, poi racconta di Cristoforo Colombo e della tratta degli italiani che andavano in America. C'è tipo una nave dove fanno vedere come vivevano. E poi lì c'è il sottomarino Nazario Sauro che si può visitare. Allora, il museo costa 19 euro, museo
più ingresso al sottomarino, oppure 17 euro solo al museo, 14 o 12 il ridotto per i ragazzi tra i 7 e i 17 anni, over 65, forze dell'ordine, eccetera eccetera, mentre è gratuito fino ai 6 anni. Oppure si può fare un mix tra acquario e museo, costa tipo 44 euro. Questa è tutta Genova, l'aeroporto, il porto e poi qua. Questa è Genova nel 500, era grossa penso un quinto. È una parte dedicata alle galee genovesi di Andrea Doria. E queste sono le armi che usava la Repubblica Marinara di Genova per fare le guerre che doveva fare. Questa è una ricostruzione di una galea tipica genovese e si può salire dentro. Qualche libra di biscotto e torni come nuovo. Facciamo vedere anche come si vede da bordo in base a che cos'eri, qua è uno schiavo per esempio. Qual è la mia lingua? Cosa sei? Pirata o marinaia? Guarda che io li preferisco i pirati, Non avete voluto prendere Draghi? Questo è un remo. Comunque, per essere carte antiche non è che hanno sbagliato, però comunque la Spagna non è, l'Italia è troppo cicciona, la Spagna non è così, l'Irlanda è molto più stretta, l'Islanda non è qui, non è attaccata alla Groenlandia, però comunque non è così clamorosamente sbagliato. Anche l'Africa comunque è molto più cicciona di quello che è. Madagascar non è così perché è più dritto, però comunque non è completamente sbagliata. Qua abbiamo l'Asia che invece c'entra molto poco perché il Medio Oriente non è dritto, qui l'Asia centrale però. Ecco, l'America non l'hanno azzeccata per niente. Questa qui è la ricostruzione di un brigantino. Questo era il luogo dove dormivano. Poi dopo avevano posto per scrivere. Qui la cabina del capitano. Ah, non era piccolo. Qui è la cucina dove mangiavano. Vedete, c'è un po' di roba finta chiaramente. E niente, c'è da mangiare. Adesso andiamo su, terzo piano, che dovrebbe quasi essere l'ultimo, speriamo, perché dopo un po' è anche noioso, ma è il piano più interessante, quello che parla un po' delle migrazioni degli italiani verso l'America
per cercare fortuna, fanno vedere anche le navi che usavano, eccetera eccetera. Genova ha avuto un ruolo centrale come principale porto di partenza per l'emigrazione italiana verso le Americhe per gran parte dell'Ottocento, prima di cedere il primato a Napoli e Palermo con l'esplosione della grande emigrazione dal sud Italia all'inizio del Novecento. Si stima che oltre 4 milioni di emigranti si siano imbarcati nel porto di Genova tra il 1830 e l'inizio del Novecento. L'emigrazione dalla Liguria, soprattutto dall'entroterra genovese e rurale, fu un fenomeno precoce rispetto al resto d'Italia. I primi flussi, già a partire dagli anni 30 dell'Ottocento, si dirigevano prevalentemente verso il Sud America, in particolare Argentina e Uruguay. Questo avvenne per via di una crisi dell'agricoltura ligure, causata anche dalla concorrenza post-Unità d'Italia, che precedette la crisi agraria nazionale, spingendo precocemente i liguri a cercare fortuna altrove. I genovesi si insediarono in modo massiccio, creando comunità influenti. Un esempio notissimo è il quartiere della Poca a Buenos Aires, fondato da immigrati genovesi, chiamati localmente Xeneixes, che è l'appellativo dialettale genovese. Per decenni i genovesi mantennero il monopolio sul commercio fluviale e marittimo argentino. Genova diventa poi il crocevia della massiccia migrazione italiana dopo l'unità nel 1861. La presenza del porto di Genova, con compagnie di navigazione internazionali, quindi tedesche, inglesi e italiane, che utilizzavano grandi piroscafi a vapore capace di trasportare fino a 1800 passeggeri in terza classe, lo rendeva il punto nevralgico per le partenze transoceaniche. Mentre la Liguria continuava a privilegiare il Sud America, Argentina, Brasile, Cile, Genova divenne il punto di partenza anche per migliaia di emigranti provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana, diretti sia in Sud America che negli Stati Uniti. Il viaggio transatlantico, chiamato la Via Dolorosa, durava dalle 3 alle 4 settimane e si svolgeva in condizioni igienico-sanitarie spesso pessime, in terza classe o addirittura in stiva, fino a una legge del 1901 che proibiva di fatto il trasporto in stiva. La nostalgia e le incertezze erano palpabili, come testimoniano le numerose lettere e i racconti del tempo. Oltre all'Argentina, i liguri si diressero in particolare verso 1. California. Molti genovesi scelsero la costa occidentale, attratti in parte dalla corsa all'oro degli anni 50 dell'Ottocento e in parte dal clima mite. Si specializzarono nel commercio alimentare, nella pesca e nell'agricoltura nella Central Valley, fondando attività che ebbero un successo duraturo, come la storia di Marco Fontana, fondatore della Del Monte Corporation. 2. Uruguay e Cile. Anche in questi paesi si formarono significative comunità liguri, tanto che in alcune zone si parlavano dialetti genovesi e piatti come la farinata o la focaccia entrarono a far parte della tradizione culinaria locale. A partire dai primi anni del Novecento, con l'intensificarsi dell'emigrazione dal Sud Italia, il pianato di Genova come porto di partenza fu superato da Napoli e Palermo. L'industrializzazione del nord-ovest italiano nel periodo prebellico e nel periodo post-bellico offrì nuove opportunità di lavoro in patria, riducendo notevolmente i flussi migratori della Liguria verso le Americhe, fino a farli praticamente cessare negli anni 30 del Novecento. Vedete qui che salpano dal porto, qua tutti felici e contenti, qui le persone sopra la nave e insomma tutti contenti, senza poi sapere che in realtà non era così tanto bello dove stiamo andando per esempio a raccogliere il grano da qualche parte, a raccogliere il caffè in Brasile, vedete Brasile, raccogliere il caffè, comunque non è che fosse così bello, no? Andare via da qua per andare a lavorare in Brasile. Qui potete mettere il nome di una persona a caso e lui vi cerca dagli archivi vecchi se questa persona è esistita. Per esempio mettiamo
il mio. Ecco, inizia la ricerca, lo vedo tutti basso, penso che sono andati negli Stati Uniti o in Argentina, come in questo caso qui. Vedete, vi dice quando sono nati, il luogo di nascita, il sesso, la professione e il nome della nave. E poi qui c'è una scorsa sull'immigrazione di adesso. Ci sono le navi che usano gli africani per venire in Italia. Vedete, poi c'è quello che è la guida, lo scafista, e qua ci sono tutti gli immigrati che stanno in maniera molto poco consona su delle barche. È proprio una replica a scala naturale di com'era la nave. Poi manca una parte chiaramente, ma è proprio fatta così. Qui c'erano i luoghi interni dove si dormiva, dove si mangiava, e fuori c'era invece tutta questa parte qua. Qui è tutto ciò che riguarda invece i sottomarini. Ti spiegano tutto sui sottomarini, e c'è anche un simulatore di sottomarini, tecnicamente dovrebbe esserci. Vedete, questo è proprio un sottomarino, ci sono i letti minuscoli e poi c'è tutto quello che qua invece è attrezzato, ma che si userebbe per qualcos'altro. Qui fanno un po' di storia sull'ultimo piano della Marina italiana, ma soprattutto qua c'è l'ultimo piano, è bello perché adesso esci fuori, esci tutta la vista su Genova. Siamo qui a vedere la vista su Genova, finalmente c'è anche un po' di fresco perché dentro fa un caldo inenarrabile. E questo è Genova. Abbiamo finito di vedere il museo, adesso andiamo a prendere i caschi giù e poi andiamo a vedere il sottomarino Nazario Sauro, che è stato in funzione per la Marina Militare Italiana fino al 2002, poi è stato messo in disuso e ora è visitabile. Proprio come funziona un sottomarino militare, è uno dei pochissimi al mondo i sottomarini militari che si possono visitare direttamente in mare. Eccolo qua, il sottomarino. Il sottomarino Nazario Sauro viene varato nel 76 a Monfalcone come primo esemplare della sua classe. Rappresenta l'eccellenza della tecnologia subacquea italiana della guerra fredda. Prese a servizio attivo per la Marina Militare per 42 anni, dal 1980 fino al 2002. Svolge missioni di pattugliamento e sorveglianza nel Mediterraneo, percorrendo l'equivalente di 5 giri del mondo. Nel 2002 viene appunto ritirato dal servizio e nel 2010, dopo un restauro alla Spezia, arriva a Genova e diventa il primo sottomarino in Italia visitabile in acqua. Non si capisce niente. Qui dove controllavano Non tutto. si capisce niente. Qui dove il Un casino. su e giù. Guarda che veniva una televisione. Qui dormivano ovunque. Ovunque. Una puzza di gasolio qua dentro che è una cosa. Pensate di avere 2 settimane o un mese qua dentro, questa puzza di gasolio, una cosa. Ho fatto 5 minuti scarsi. Ho già la nausea, guardate qua il bagno. La cosa più piccola del mondo. Sapete che abbiamo bomba a idrogeno. La mettevano qua dentro. E voilà. Ma non è una bomba idrogeno. L'Ucraina è finita. Assurdo. Visita al museo finita, devo dire, consigliato, un pelo noioso, a parte l'ultima parte qua che è veramente interessante, ma tutto sommato bene. Qua c'è una bella area giostra. Devo salire, signorine, da questa parte avete... Adesso capite perché non c'è nessuno di tutta Genova è qua praticamente.
E boh, ora ci dirigiamo verso la macchina, tanto sono già le 5:30, quasi. Abbiamo mezz'ora per arrivare alla macchina. Facciamo ancora un giro qua sul porto e boh. E questo qui è il bigo di Renzo Piano, una specie di costruzione particolare che funge anche da ascensore panoramico. Questo qui invece è l'acquario di Genova, il secondo acquario più grande d'Europa dopo Valencia, mentre quello là è il museo marittimo più grande d'Europa, o meglio il museo sul mare Mediterraneo più grande del mondo. Quella lì è la biosfera, quella là è la grandi navi veloci, anche quella là che stanno partendo, quella lì la MSC che sta partendo invece per boh, e tramonto molto molto bello. E c'è un bel palazzo. Settembre non c'è proprio per tutti. Qua c'è una statua di Gandhi, non so che cazzo c'entri, ma vabbè. Comunque lo skyline di Genova, tanta roba, Adesso dobbiamo andare verso il centro. Zona molto bella qua, Case nuove, ben tenute, nulla di... Abbiamo preso un pezzo di focaccia lì e adesso andiamo verso la macchina. Lì c'è la piazza principale e noi dobbiamo andare dritti poi verso la macchina. Piazza principale. Stamattina qua non c'era un cane, non uno. Eravamo noi e 3 che andavano a lavorare. Oh, eccoci, Abbazia di Sant'Abbazio. Adesso la macchina è lì sopra. E quindi noi siamo dalla macchina, sono quasi le 6. Siamo stanchi morti, che alla fine oggi abbiamo camminato una fracca di chilometri. Genova è una città molto carina, molto incasinata, in alcuni tratti anche molto brutta, però nel complesso è una città da vedere. Un giorno basta e avanza. E ora noi andiamo a casa sperando di non trovare traffico, cosa alquanto impossibile. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao a tutti da Lodge.